Un nome altisonante, ma anche un aspetto davvero regale in questa preparazione è la pavlova, un dolce bellissimo che fu ideato molti anni fa in occasione della tournée della ballerina russa Anna Pavlovna, che incantò il pubblico nella sua interpretazione con Il lago dei cigni, e quindi il pasticcere che volle omaggiarla realizzò questo dolce meraviglioso a base di meringa e a base di frutta. In realtà infatti la pavlova è proprio un dolce a base di meringa, e la meringa, si sa, è un dolce che noi in Italia amiamo moltissimo. Ha una tradizione particolare, origini un po' incerte, ma sembra che sia stato realizzato la prima volta in Svizzera da un cuoco italiano, un certo Gasparini, e dopo questa prima realizzazione immediatamente balzò alla corte del re di Francia e poi arrivò anche in Italia, dove, si sa, trasformiamo ogni cosa in grandi eccellenze. La base è quella della meringa, ma in realtà c'è qualcosina in più. Se siete curiosi di vederla, state con me nella cucina di Scola la Pasta. I want to be there and baby dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired. Se si parla di meringa occorre armarsi di un buono sbattitore. Naturalmente utilizzeremo degli albumi a temperatura ambiente, mi raccomando, è molto importante per il buon esito, dello zucchero finemente preparato, quindi zucchero a velo, che però faccio io in casa con un apposito frullatore. Se ci seguite in Instagram saprete anche come lo faccio. Rispetto alla meringa aggiungeremo qualcosa in più, dell'amido di mais, ma anche al termine del cremor tartaro. Io ringrazio Sonia Peronaci perché mi sono ispirata alla sua ricetta. Iniziamo montando gli albumi. Per il buon esito di questa fase in cui dobbiamo montare gli albumi, assicuriamoci di avere una ciotola in vetro o in metallo e soprattutto, prima di iniziare, dobbiamo essere sicuri che sia completamente asciutta, quindi se vogliamo possiamo passare un foglio di carta per avere la certezza. Le ciotole di plastica in genere non rendono bene perché possono rimanere un po' grasse. Iniziamo. Yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Baby, let your head down, be a little wild. Quando il composto diventa un po' spumoso, cominciamo a versare lo zucchero e lo verseremo in 3 fasi. Ogni volta lo monteremo per 2 minuti. Un terzo dello zucchero in ogni fase. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. In teoria la meringa sarebbe pronta, ma abbiamo detto questa non è una meringa tradizionale. Andiamo ad aggiungere dell'amido di mais e del cremor tartaro insieme e ancora misceliamo per un paio di minuti. Ultima fase, ci andrebbe un po' di aceto di mele o del limone. Io naturalmente ho accettato la versione del limone, che è sempre consigliata dal grande maestro Igino Massari, perché darà un po' più di aspetto candido alla nostra meringa. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better.
Quando sappiamo che la meringa è pronta, a parte che lo capiamo perché disegna dei nastri bellissimi mentre la giriamo col nostro mixer, quando non cade dalla ciotola. Ho sempre un po' paura quando faccio questa operazione, ma è riuscita. Andiamo ora a metterla nella nostra teglia da forno. Nel frattempo ho acceso il forno ad una temperatura di 100, mi raccomando, forno statico. My shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. In forno. Fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. Eccola, la nostra pavlova. Adesso è completamente fredda, l'abbiamo lasciata per almeno 4 ore dopo la cottura a raffreddare completamente e ci andiamo ad occupare della decorazione con una crema a base di panna e frutti di bosco. Show you what a good time looks like. You can't do better. You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into your body. Ed ecco la nostra pavlova terminata.
e sono sempre molto orgogliosa quando la vedo perché è un trionfo di sapori di frutta, di frutti di bosco, di panna e devo dire anche fa la sua bella figura. Io ho terminato qui e vi aspetto naturalmente al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e naturalmente anche il vostro like sarà sempre molto apprezzato. Ciao a tutti, alla prossima da Francesca e da Scuola alla Pasta. You can tell, I tell you to be wilder.